Negli episodi precedenti di chitarra headless. Oggi andremo a vedere un nuovo kit. Voilà! Come un po' giallasco sentito quel rosso è venuto. È venuta una La cosa è migliorata abbastanza, guardate la differenza. Come sempre ho utilizzato il trasparente della Nitorlac e questo processo avrà bisogno di qualche settimana. Ciao ragazzuoli, bentornati in un altro video. Sono passati 4 settimane, quindi possiamo finalmente lucidare il nostro body. Il manico no però, perché se vi ricordate bene l'ho passato con del True Oil. Non ho capito perché non ho fatto la stessa cosa con il body, però va bene uguale. Ora come ora il body ha il trasparente sopra, si è bello indurito e però possiamo ancora vedere i segni di quando l'ho spennellato con della carta, anche se ho avuto molta cura sia nel passarlo che nel carteggiarlo. Avrei potuto anche utilizzare una bomboletta per questa cosa, sicuramente avrei ottenuto un prodotto molto più omogeneo, però mi piacciono le sfide e siccome avevo fatto così anche la mitica Les Paul che avevo fatto un po' di tempo fa, mi è piaciuto l'effetto, ho voluto ricrearlo, giusto per vedere se non era un caso che mi era venuta bene. Quindi oggi andremo a fare dei passaggi molto importanti, sia che abbiamo una chitarra verniciata con la nitrocellulosa, la poly, a mano o con la bomboletta, quello che vi pare, comunque questi passaggi vanno fatti. Ma ciancio alle bande, andiamo al tavolo di lavoro. La prima cosa che andiamo a fare è il wet sanding, cioè la carteggiatura bagnata. Questa si fa per livellare tutte le imperfezioni o il maggior numero possibile, per darci un body semi perfetto. Si usa l'acqua con una goccia di sapone per aiutare la carta vetrata a scivolare meglio. Io in questo esempio sono partito dalla carta vetrata da 2000 ed una volta che ero contento sono passato da quella da 3000 e 5000. Ho anche utilizzato un blocco piano in sughero per ottenere una superficie molto piatta. Sì, perché se ci pensate le nostre mani non sono perfettamente piatte, se andiamo avanti e indietro, eventualmente avremo il solco, e anche per questo che ho utilizzato un blocco piano. Non scordiamoci del retro e la mia parte preferita, i lati. Cicca, cicca, cicca! Occhio però di stare attenti a non fare troppa pressione, altrimenti bucheremo il trasparente e saranno veramente uccelli per diabetici. La finitura sarà pronta quando avremo una superficie completamente opaca e chiara. Tra una passata e l'altra passiamo un po' di carta per asciugare molto bene. Fatto questa cosa, che è abbastanza sempre snervante per me perché ho sempre paura di appunto bucare il trasparente e ricominciare tutto da capo, o peggio bucare veramente proprio l'impiallacciatura, che non so se vi ricordate ma era super fine e avevo già avuto dei problemi. Ed oggi per il resto dei passaggi utilizzeremo dei prodotti che mi ha mandato la Nitorlac, che mi ha veramente mandato un botto di roba, quindi io che c'è i video. Se non l'avete ancora conosciuta, la Nitorlac è una di quelle compagnie che produce di tutto per la verniciatura, trasparenti, primer e tutti i prodotti che vi servono per finire una chitarra, e se volete dargli un'occhiata vi lascerò un link qua sotto, ma prima ancora di farlo mi raccomando iscrivetevi e cliccate like sotto questo video. Dunque ora si comincia a lucidare, sto utilizzando questo come primo, il Compound Cut, e poi si passerà al prossimo che è il Super Finish. Ho usato questi pad che sono dei pad specifici per la lucidatura. Entrambi hanno una consistenza diversa e sono appunto creati per lucidare auto, chitarre e robe così. Se come me seguite molti video dove le aziende vi portano a vedere come le loro fabbriche, come fanno le chitarre e queste robe così, conoscerete questo metodo come buffing. Allora, come per il davanti ho utilizzato prima un paddino appunto per lucidare, però si può utilizzare semplicemente solo della carta. Una volta passato il buffer con il pad ho pulito il tutto con della carta assorbente. Alcuni prodotti si rimuovono solo col pad, in questo mi sembra più liquido e così ho dovuto utilizzare la carta, che non è una cosa cattiva ovviamente, è un modo diverso di fare le cose. Cioè, questa è la prima passata, adesso lo facciamo super lucido. Ok, questo è il primo giro e già è super
super lucido. Adesso lo andiamo a finire con questo che è il super finish. Stesso procedimento, ovviamente cerchiamo di pulire il top e la chitarra in generale il più possibile, e soprattutto dobbiamo stare molto attenti a non avere nessun residuo del polish precedente, e soprattutto cambiate anche la carta. Vai di super polish. Una cosa bella anche di queste cose, di questi prodotti, è che si possono utilizzare anche per la manutenzione della chitarra. Quindi una volta che ho finito la chitarra, magari vedo che ci sono dei graffi o delle cose così, possiamo sempre utilizzare questi prodotti qua. Quindi è sempre buono averli a disposizione, perché rendono veramente la chitarra stralucida. E voilà, guarda che bello. Allora, il retro è venuto molto molto bene, cioè guardate che sbrilluccicoso, proprio specchioso. L'unica cosa, magari qui questa parte qua del top invece, che l'impilacciatura non è stata incollata bene, ci sono stati problemi con la colla, non lo so, però si vedono un po' dei solchi. Però anche qua, come prodotto, alla fin fine è bello specchioso anche qua, i lati sono venuti abbastanza bene. Abbiamo una chitarra, ragazzi. Ora il lavoro non è finito, perché posso passare la vernice conduttiva nelle cavità. Questo lo faccio perché ho finito la finitura, e se mi cade una goccia di qualcosa è semplicissimo da pulire, è molto più semplice. Se invece avevo il legno nudo era un po' un problema, perché ovviamente il legno assorbiva la vernice, invece in questa maniera no. E alla fine posso anche stare tranquillo, perché non ho problemi di interferenze, capito? Infine gli ho passato un po' di prodotto per la pulizia della chitarra. Devi distruggere quando batti il edge. Perché se no cosa succede? Fatemi sapere nei commenti se avete altre tecniche per lucidare una chitarra o applicare appunto il trasparente. Personalmente, anche se la verniciatura non è venuta delle migliori e sinceramente è un po' così, sta cominciando a piacermi questo progetto. Vi lascerò anzi un link qua sotto anche a dove l'ho comprato, visto che sicuramente me lo chiederete. Comunque c'è ancora un sacco di roba da fare, tocca installare il ponte, installare il pick-up, montare il manico, 3 cose. Sembrano poche, ma veramente sono tante. Fatto sta che se volete vedere gli altri video che ho fatto a riguardo, vi lascio un link qua. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile. Se lo è stato, mi raccomando, lasciatemi like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!